Ok, allora facciamo il punto della situazione. Giornata figa oggi, eh? È la nostra primissima collaborazione con altri team di investigatori paranormali. Ciao, Ciao. Python Urbex e dietro abbiamo il GPS. Grandissimi, sono troppo contento. E... A bomba proprio. Dove ci porti? Dove ci porti? Alla grandissima Villa Maledetta, quindi Palazzo Bordoni. Wow. Palazzo La Bordoni. famosa Villa Maledetta. Vieni più vicino che ti senti, se no se parli. La famosa Villa Maledetta. Appunto, io l'ho visti tutti gli episodi che avete fatto lì, fantastici ragazzi. Trovo veramente da brivido. Ho qualche timore, mi sento un po' intimorito. Ogni volta che si va lì anche noi ci sentiamo abbastanza oppressi da questa situazione, ci viene un po' di agitazione ogni volta. Ci credo, accade l'impossibile. Ma mi dici, ma abbiamo qualche nota, qualche background di questa villa, del perché è maledetta, sappiamo nulla oppure le notizie sono perse di questo posto? Allora, questa è una villa che è stata Vieni, costruita... se no non ti si vede. Buttati qua nel mezzo. Porella è legata. Ah, sei legata? Sì, tanto qua. Allora, questa è una villa che è stata costruita agli inizi del Novecento. Uh-huh. È stata costruita dall'omonimo Bordoni, signor Bordoni, e la cui famiglia ci ha vissuto per diversi anni. Successivamente, lui lo sa meglio di me perché poi abbiamo chiesto anche al paese, lui poi ci ha anche vissuto, quindi comunque... Abitavo lì sotto. Esattamente. Proprio. Sotto la villa maledetta. Sotto È la Villa stato Maledetta. per un periodo, durante la terza guerra mondiale ci sono stati... La terza guerra mondiale, è andata nel futuro? Non so perché sto pensando alla terza guerra mondiale. No, sarà un presagio, un presagio. Ci siamo quasi, comunque. Durante la seconda guerra mondiale ci sono stati soldati nazisti e poi successivamente è stato per un periodo una specie di bordello, qualcosa del genere. Poi hanno provato a trasformarli in piccoli appartamenti. Da qui in poi c'è stato un declino totale, nel senso che non sono mai più riusciti a finire i lavori degli appartamenti e successivamente le altre due ville molto simili a questa sono state ristrutturate e ricollocate ad altro uso, mentre questa è l'unica che non è mai stata ristrutturata. Ci hanno provato per diversi anni, più ditte diverse, Sì. ma non sono mai riuscite a finire i lavori. Le ditte dopo un po' mollavano tutte e se ne andavano per diversi motivi, sono morte delle Ma perché persone. succedevano degli incidenti, Sì. delle cose così? Sì, e poi ogni volta che si riparava un pezzo di questa villa qua, si rompeva di nuovo. Ecco. E Non io riuscivano posso... proprio materialmente ad ripararla, andare avanti. e- Cioè, villa maledetta di nome e di fatto. Di proprio. fatto, esatto. e gli operai si ferivano, non so se è morto anche qualcuno, non mi ricordo. Mi pare che qualcuno sia morto, non so se era un operaio o qualcuno che era andato lì dentro. Comunque erano successi dei casi abbastanza brutti. Quindi dall'ultimo uso in poi è andato completamente in disuso ed è così come l'hanno lasciato praticamente, mezzo lavorato, mezzo no, muri messi su, muri abbattuti. Infatti quando arriveremo lì ci sono ancora dei pezzi tipo di impalcatura Sì. da Le muratore. recinzioni con scritto lavoro Esatto. in corso, ma è abbandonato tutto da 50 anni ormai. Esatto. Wow, cioè, brutta storia questa, eh. Quindi ci sarà anche da stare anche attenti dove mettiamo i piedi, perché suppongo Sì. che Sì, ci siano alcune dei zone punti. sì. E soprattutto all'ultimo piano. Sì. È tutto marcio, c'è Ah. il pavimento che è quasi marcio. Ok. Ma durante l'occupazione nazista c'era un luogo di, diciamo, riparo per le truppe tedesche, era una zona adibita a prigionia. È stato ospedale. occupato e da quanto sappiamo e da quanto poi vi faremo anche vedere, sotto ci sono delle celle proprio numerate. Ok, perfetto. Ah, c'era tipo una prigione sotto. Sì, Sì, esatto. e si vede che sono state costruite successivamente perché sono proprio mattoni neanche coperti, mattoni filati. Adesso Ah. la vedrete qua sulla destra, Qua la sopra. magnifica villa. È questa? È questa qua. Wow. E lì dopo il dossetto a destra. Ok, perfetto. Sai che mi è venuto un brivido su quella schiena quando l'ho vista? Quelle persiane messe lì così non è un... Beh, non passa inosservata. No, non ragazzi, passa inosservata. Comunque, Guarda. come diceva Passa Chiara, inosservata. Che faccio, parcheggio qua? sì, qua. Sì, sono liberi. Come diceva Chiara prima,
quando è stata occupata dai nazisti, poi fatto come, lo usavano un po' come bordello lì dentro, noi abbiamo avuto anche dei riscontri, soprattutto quando ero andato io prima della serie, di qualche donna che gemeva proprio lì dentro, si sentono si all'ultimo sentiva. piano, si sente ogni volta che ci andiamo. Se tu accendi il Ghost Box senti questi urli di donna, è Ragazzi, assurdo. non vedo l'ora. E probabilmente i nazisti quando sono venuti a occupare hanno fatto qualcosa. Quello è poco ma sicuro. Questa diciamo che è la storia pubblica, poi Sì. ci sono delle parti che siamo Esatto. riusciti a ricostruire noi, tra virgolette, però abbiamo ancora tanti dubbi perché ovviamente è difficile capire cosa è successo poi con comunicando in questi modi. Vabbè, io penso comunque che una guida migliore di voi non potevamo beccare perché voglio dire, voi Ma secondo voi a grandi linee quante entità ci sono almeno? Almeno una ventina qua dentro. Almeno una ventina. ok, Cioè da quello ecco, che protezione ce l'abbiamo piano e- piano siamo riusciti a capire, secondo me una ventina ci sono tutte. O sono meno, ma sono alcune molto forti. Esatto. Quando Eh, si eh. chiede quanti sono, a volte ti dicono 10, 10, 20. alcuni 20, alcuni 21, poi 13, quindi numeri grossi parlano. Vedremo. Dai, Grande. allora, noi in questi casi, come si suol dire, Iniziamo l'indagine. diamo inizio all'indagine. Eccoci qua, questo posto qui è fantastico. Cioè, la villa qua davanti a me è di un'imponenza, di una cattiveria incredibile, assurda. Veramente, veramente una cosa cattiva. Ecco, dovessi usare un aggettivo sarebbe cattiva. Allora, da qua che è l'ingresso, appena si entra, come è già successo ben 2 volte, si sentono sempre dei rumori e vedrete che entrando cambierà proprio la percezione che hai. Ci sono i fantasmi? Sì, ma vaffanculo, gente di là, coglione! Pezzo di merda! No, sì, era gente della Valbormida questa qua. Comunque, e niente, quando si entri comunque cominci a sentire veramente una sensazione addosso quasi di oppressione ogni volta che si entra. Io sarò venuto 15 volte qua dentro, forse, e è sempre stato un susseguirsi. All'inizio diciamo che sentivi continuamente rumori ma senza tante risposte, e ogni volta che ritornavo qua dentro alla fine si amplificava il tutto fino ad arrivare come la sera appunto che abbiamo fatto, con delle interazioni veramente assurde. È uno dei posti penso più inquietanti che io conosca. Questa villa dà paura. Cioè fai 2 passi e già ti sembra di perderti, stanza dopo stanza, qua delle scalinate favolose, è veramente un posto da brivido. Al di là di tutto quello che ci può succedere o non succedere, è veramente un posto incredibile da vedere e da visitare. Si sente nell'aria che c'è qualcosa che non va qua. Ehi Python, Sì, dove stiamo andando? adesso giù nei sotterranei, così ci leviamo tutta la parte sotto e poi andiamo un attimo in questa camera qua prima di salire e poi cominciamo a salire piano per piano. Cioè partiamo proprio dai sotterranei, io sono Partiamo pauroso già dei dai sotterranei. sotterranei. Partiamo proprio da lì, ok? Sono i miei preferiti. in Sono i questo- tuoi preferiti? Sì. Te Close tranquillo, andare nei sotterranei subito così di botto. Insomma. Ok, dai. Madonna, che angoscia. Qua sto sotto è... posto. Allora, qua c'erano tutte le celle e come vedete sono anche numerate. Infatti. 1, 8. Sì. Qua si vede che erano celle perché ci sono anche, tutto il filo spinato ancora sopra, come vedete lì, tipo delle sbarre fatte di bastoni, filo spinato ovunque, e lì sopra è stato chiuso
Anche qua, qua ormai è tutto caduto giù, però c'era proprio il filo spinato, quindi erano sicuramente delle carceri qua sotto. E questa stanza qua è tutta bruciata. Mi sembra che sia questa, sì. Che puzza che emana qua. Però non di bruciato. Avendo piovuto c'è un po' di umido. E c'è anche questa stanza qua che era un po' strana. Quella di là c'è il filo spinato. Sì. Questa qua. Alla finestra. È vero, alla finestra. Lì a lato destro. Qua. Devo dire che mette i brividi, ragazzi, anche perché si vede che questo è un filo spinato antico. Si vede molto bene che è una cosa proprio risalente E qua ci alla sono seconda tipo guerra dei segni mondiale. come se qualcuno avesse fatto dei segni quando era qua dentro. O potrebbero essere stati segnati semplicemente i mattoni, ma Togli un po' la luce. non lo so. Concordo in pieno con l'idea di Python, perché qui sembra veramente non uno scantinato, ma sembra veramente un carcere. Sembrano proprio delle celle, mancano giusto le sbarre, ma sembra letteralmente, sembra un vero e proprio carcere. Tutto bene, Chiara? Tutto a posto. Per ora tutto bene. Probabilmente ci metteranno un po' a fare un po' di rumore. Hai visto quelle... No, c'è stato un rumore strano. C'è Matte qua che cammina. No, ok, speriamo che era lui, Cos'è? perché ho sentito proprio... Ah, decapitata. Sì, ma l'abbiamo trovata. Anche noi quando siamo venuti le prime volte ci hanno messo un po' a farsi, diciamo, sentire. Poi passandoci le ore si fanno sentire. C'è qualcuno qui? Voi con il vostro gruppo quante volte ci siete venuti qua a fare le indagini? Allora, a fare le indagini siamo venuti in totale 3 volte, però noi essendo comunque di questa zona qua ci venivamo spesso anche gli anni scorsi, anche quando non facevamo questo genere di cose. Tu cosa non senti qualcosa? Sento cigolare. Come se qualcuno avesse... Come? Anch'io sento. Non ho capito quello che hai così. detto. Clo, Mm? che hai detto? Non ho capito. Scusami, ho sentito cigolare come se qualcuno aprisse una porta di legno. Di là. E lui poco prima mi ha detto c'è qualcuno di là. Io ho detto cosa vuol dire c'è Sono qualcuno di là? quelle? Ossa. Sono ossa. Sì. Quali? Questo qua. Sì. Sarà di qualche. O gatto. Gatto. Ancora. Però non ci ho fatto caso, l'ho distratto. Qui se vuoi vedere c'è una borsa, nell'altra stanza ci sono anche delle scarpe che sono le uniche cose che sono rimaste qua praticamente. Tutto il resto è macerie, è distrutto. Qualcosina è rimasto ancora. Venite qua perché qua è dove quando eravamo venuti con il GPS avevamo scattato la foto dei 2 volti che ci guardavano che erano esattamente qua. E lì è la stanza dove si era spenta la luce, la torcia. Ok, vediamo un po' Sì. quella stanza. Sì, quella lì. C'è un bel macete. Sì, Una falce. Sì, esatto, scusate. Una falce. Sì. Questo qua mi sa che era uno strumento musicale, ma non so cosa. Sembra quasi un pezzo di un pianoforte. Sì, è vero. Eccola qua la Bibbia. Questa qua è una Bibbia che avevamo trovato ed è ancora qui. Non c'è scritto vero l'anno in cui è stata stampata. No, è tutta distrutta. Che ho aperto così Matteo subito. Il Ma caso. è una Bibbia o un Vangelo allora? Forse è un Vangelo, sai? Sai che non lo so perché non.
Non c'era copertina e niente, quindi... Certo sei l'uomo senza paura, io non l'avrei mai toccato. Proprio... Sì, anche prima l'ha fatto, infatti ho detto, vabbè. Lo sai, è vero che se c'era qualcosa di impregnato, di maligno lì... Ormai, dopo tutte le volte che ho toccato questo libro qua, quello che poteva succedere penso che sia già successo. È la prima volta che suona. È la prima volta che suona. È caduto qualcosa. Poi c'è qualcuno che non ci vuole qua dentro. Secondo me appena prendo un po' di confidenza con voi, Sono verso. Cos'era? Era un lamento di una bambina. O di una No, donna io comunque. sentivo un'altra cosa, non ho sentito una bambina. cosa hai sentito? Era un verso strano, tipo una cosa così. Non era proprio così, sembrava. Assurdo. Cosa hai sentito esattamente? Io ho sentito tipo un lamento lì, cioè da provenire da quella parte lì. Sembrava un lamento o di una donna o di una bambina. Puoi fare illuminare qualche strumento, per favore? Sappiamo che sei qua. Si sentono tanti rumori, però potrebbe anche essere l'acqua fuori, perché stamattina ha piovuto tanto. Ora c'è stato un verso. Tum. Questo l'ho Cavolo, sentito bene. questo si sentiva. Questo Questa veniva da è sopra. camminata sopra, mi Sì, sembra. sì, questo è stato un tum. Si è sentito proprio chiaramente questo. Sì, Vai, andiamo a vedere allora. andiamo subito su. Sì, sì, Andiamo su. Sì, sì. Ora proviamo ad andare sia di là che di qua, perché secondo me proveniva o da queste Proverei ad andare stanze. di qua, perché mi Secondo sembra me anche. questa la direzione. Questa qua è la direzione del rumore. Potrebbe essere benissimo qua nella prima camera a sinistra, che erano già successe delle cose. Sì, hai sentito? Tipo una carta che si stracciava. C'è qualcuno? Non lo sento. L'odore bruciato io. Sembra quasi quello di candele che sentivamo fuori. Sopra. Sopra. C'è qualcuno fuori. Sai da dove provengono sti rumori? Dalla camera che avevamo trovato dopo il salone. Secondo me veniva da fuori questo. Dici? Da brivido ragazzi, è da brivido questo posto. Ci sono rumori, delle botte strane, quasi ovunque ci muoviamo. E inoltre c'è una cosa veramente singolare, c'è un cambiamento di temperatura continuo. Cioè si passa da una stanza all'altra e la temperatura si alza e si abbassa continuamente. È molto strano questo. Cosa? Roba bruciata. C'è un foglio completamente bruciato. Io penso che siano o pezzi della Bibbia o qualcosa. O del Vangelo che sia. Abbiamo già cominciato a sentire dei rumori. Come ogni volta che mettiamo un piede in questo posto qua è sempre la stessa storia. Rumori, passi, fischi.
Tanti sicuramente sono rumoristi. Sì. Che c'è, Flo? Mi è sembrato di sentire una risata. Brutta però, femminile ma brutta. Tutto a posto, Python? No, io su questo piano qua sto sempre male. Qui è dove hanno strozzato Giulia, qui è dove aveva gli orbs che giravano così dietro. Dove la chiamavano per nome, tutto qua.